lavori di costruzione continuano anche qua e girandoci a sinistra troviamo qui alla foce del fiume troviamo il Ishinomori Shotaro Manga Museum, appunto, che abbiamo visto prima dalla finestra. Ishinomori Manga Museum, Ishinomori Shotaro, chi è? In verità lo conoscete tutti, ragazzi, perché Ishinomori Shotaro è l'autore di Cyborg 009, che abbiamo visto tutti, almeno quelli della mia età, che è dell'85 ma anche prima, è anche l'autore di Chobin, che pure quello lo conoscete se vedete Bim Bum Bam e Ciao Ciao la mattina e il pomeriggio, nonché il creatore della serie di Kamen Rider. Questa è l'entrata, potete vedere qui appunto uno dei cyborg, ditemi qual è perché io non lo so, perché non li seguo da un bel po'. Qui abbiamo un Kamen Rider, vedete, là c'è una bellissima macchina, è una delle macchine di Kamen Rider, vedete, Tridron, questo Kamen Rider Tridron, e questa è la macchina, burinissima, immagino funzionante, cioè basta anche soltanto per venire a vedere questa, vale la pena arrivare qui senza dover per forza entrare, niente male ragazzi. E davanti al grandissimo Chobin che guarda verso il futuro abbiamo un altro simbolo della ricostruzione di Ishinomaki, questa volta da parte dei giovani giapponesi che la abitano, sono giovani abitanti di Ishinomaki. Il luogo si chiama Common Ship Hashidori e come è scritto qui costruiamo una nuova Hashidori, una nuova strada, questa qua Hashidori si chiama, costruiamo una nuova città, costruiamo una nuova vitalità, una nuova allegria, tutti insieme. Quindi a quanto ho capito, vediamo se riesco a far uscire un'intervista oppure no, i vari giovani appunto, dopo che questa strada era stata completamente spazzata via dallo tsunami, hanno aperto questi ristorantini, questi locali non permanenti, ovviamente sono fatti tipo di legno, sono strutture temporanee, per ridare appunto vitalità alla città, per rifar partire il commercio, per far venire di nuovo le persone a divertirsi in città. Quindi insomma veramente un ottimo, un bellissimo simbolo di questa nuova Ishinomaki. E mi sono fermato qui a una delle bancarelle, uno dei ristoranti qui da Common Ship, Hamayaki Toshibo, ho preso queste due hamaguri e un bel bicchierone di highball perché andrò a intervistare i padroni del locale. Grazie. E mi hanno fatto anche un fantastico sauté di vongole, ma guardate che vongole, per capire la grandezza, guardate il mio dito, vongole allucinanti, bellissimo, da mangiare tutti insieme. Avete visto, se volete vongole ci stanno anche queste a Ishinomaki, da paura, guardate che bella vongola, guarda. E mi hanno offerto anche queste sazae e ve lo faccio vedere, bello questo, anche gente gentilissimi ragazzi, una gentilezza unica. Ah, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。浜焼き都市房コモンシップで営業しております。よろしくお願いします。あさみです。アルバイトの翔平です。アルバイトの大和です。今日はありがとうございどうもまありがとうございました。コモンシップはなんだっけなんかみんなが集える場所っていうのをコンセプトにして作ったようなみんなの場所みたいな感じで、それでみんなに安くて美味しいものを食べてもらいましょうっていうことでオープンいたしました。石巻の復興の中にはそうです。どんな役割？みんなが気軽に来れるような場所を作ろうっていうことでみんな始めました。まだ全然知られてないので、これから逆にイタリアからねお客様ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。Ed eccoci a cena, non mangerò quella tartaruga suppon e nemmeno quello che c'è a fianco, ma partiamo con un bel fritto di squalo accompagnata da
questi due sake, ho fatto un nomi kurabe, una comparazione di sake. Qui abbiamo Hidakami, se non sbaglio, e qui è Sumi Noe, che sono praticamente due tipi di sake tipici della zona di Ishinomaki. Vedete qua ce ne sono molti, ma quelli di Ishinomaki sono due. E anche a cena mi mangio il sashimi, anche in questo caso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Eccolo, vi faccio vedere anche in questo caso un bel viaggio del sashimi. Questo dovrebbe essere sogliola con dentro uni, che è parente riccio di mare. Qua abbiamo lo tsubugai, abbiamo il gambero sempre, abbiamo hotate, che è la capasanta, abbiamo lo shimesaba, abbiamo il taco, quindi il polipo, abbiamo il maguro, quindi il tonno, e poi abbiamo bene o male un'altra volta il gamberone, abbiamo il kampachi. E poi ragazzi, non odiatemi, ma a Ishinomaki da sempre si pescano le balene. Mi dispiace, so che c'è stato uno scandalo sulle balene, che hanno pescato tante balene anche incinte, è una cosa vergognosa, però io voglio essere un po', voglio assaggiare i sapori del luogo, quindi la balena, il sashimi di balena. E quindi faccio di nuovo una carrellata veloce su questo bel sashimi, come so che piace a voi, e ve lo faccio vedere anche per intero, perché merita davvero. E ora via di zoom, guardate che bello, guarda che bello, mamma mia, buon appetito ancora. Il capo dell'izakaya si chiama Hiratsuka. E se venite a Ishinomaki passate qui da Hiratsuka, ci ha offerto anche questa fantastica, eccezionale kaki, ovvero ostrica. E un altro regalo dal signore, abbiamo qui Hoya. Hoya è comparsa tantissime volte in Viva in Giappone. Questo è praticamente l'ananas di mare, viene chiamato in Italia se non sbaglio. Questo è sashimi crudo, ha un sapore molto forte. L'ho già detto in varie puntate, abbiamo fatto assaggiare anche a Dario Moccia, è stato rimasto un po' scioccato, perché effettivamente la prima volta che lo mangi rimani scioccato. Io sinceramente per abituarmi ci ho messo un po', all'inizio sa un po' di saponetta, però in verità l'ho fatto mangiare a un altro mio amico, Edoardo, quando è venuto qui a Sendai, e gli è piaciuto in verità, quindi non fatevi scoraggiare, provatelo. E anche una bella tempura mista, vedete, con i gamberoni, la patata dolce, il shiitake e tutto il resto, veramente eccezionale. Vi faccio anche una ripresa della tempura, veramente così, tipo spazio, un viaggio nello spazio della tempura, guardate che bella, buona cucina, bello. E qui o sale o tempurazzuio, dai. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa puntata speciale a Ishinomaki, una città che si sta ricostruendo dal terribile disastro che ha avuto con lo tsunami dell'11 marzo 2011 e lo sta facendo nel modo giusto. Ringrazio tantissimo Hot Inn per avermi ospitato questi 2 giorni, avermi dato la possibilità di fare una puntata che volevo in verità creare da parecchio tempo, avevo in mente da parecchio fare uno speciale su Ishinomaki, perché appunto voglio dargli una mano, è nel mio cuore, perché ho avuto tante esperienze a Ishinomaki, so cosa ha sofferto questa città, e voglio appunto aiutarla il più possibile. Quindi se venite a Ishinomaki fermatevi qui da Hot Inn, scusate la pubblicità ma è dovuta sinceramente, fermatevi qui da Hot Inn, che è un bellissimo e fantastico albergo, e vi rimando ad altri 3 video che ho già fatto qui a Ishinomaki. Uno è quello a cui ho già accennato, a cui vi ho già linkato, quello su San Juan Bautista, quindi San Juan Bautista, la nave di Hasekura Tsunenaga, che è riprodotta e che purtroppo verrà smantellata pare tra qualche anno, quindi sbrigatevi a venire, se venite a Sendai venite a vedere, se siete appassionati di navi antiche, galeoni, e poi anche perché è un pezzo di storia che unisce Italia e Giappone in maniera veramente forte, anche se purtroppo pochi lo sanno. Secondo video che voglio consigliarvi è invece quello che ho girato a Tashirojima, l'isola dei gatti, su cui oggi non sono andato, ma sono andato, se ricordate, un anno fa. Un'isola molto particolare, non è l'unica isola dei gatti in Giappone, ma è una delle più famose, con tutti questi gattini. Siamo stati con Ciaru un anno fa e siamo divertiti molto, non so se ricordate il video, ma vi rimando al video perché ve lo dovete vedere, perché merita anche quello tantissimo. E il terzo, in verità, scusate, non è un video, è un posto che volevo fare, di cui volevo fare il video, ma purtroppo è chiuso la domenica, ed è
il bar, ma più che bar è più che altro un ristorante, lo spazio che ha creato la mia amica Ran Suzuki qui a Ishinomaki, in un'antica casa giapponese, un antico casolare giapponese di più di 100 anni, credo anche più di 200, bellissimo. Passate a Kusakan Caffè di Ran Suzuki perché merita tantissimo. Detto questo, come sempre, quindi la review di Giappone è tutto, lo sapete già, iscrivetevi se non siete iscritti, condividete il video, mettete un bel mi piace e commentate dicendovi quello che vi è piaciuto di più in questa puntata di Ishinomaki e come sempre a frappè. Grazie mille ragazzi.